Vuoi la Strato di John Mayer? Oppure vuoi quella di Van Halen? Sai cosa ti porto io? La chitarra dell'Ikea! Così te la puoi montare come piace a te e alla fine non ti avanza neanche una vite. Ciao chitarristi, bentornati su Shape Your Tone. Sono sempre io, Alessandro Bianchi, ovviamente. Al massimo vi posso lasciare un videomaker che vi parla di altre cose. E invece no. Oggi andiamo a vedere un po' cosa combinare con questo bel kit che ho comprato su Thomann. Costa sui 70 euro, quindi poco. È da montare, praticamente è la chitarra dell'Ikea. Contest nei commenti, trovate un nome svedese adatto a questa chitarra, come quello dei mobili. Come premio per chi vince, uno screen dal sito dell'Ikea con un divano bellissimo. Questo non è il solito video dove prendo la chitarra da 70 euro e dico "Oh raga, suona meglio della Les Paul". Anche perché dai, guarda questo video e capisci da solo. L'obiettivo di questo video, oltre che sentire come suona, ovviamente, è spiegarti il funzionamento di base di una chitarra elettrica e dirti perché, anche se suoni da 832 anni, dovresti provare un kit come questo. Si tratta di una chitarra fai da te, tipo Strato. Non andrò nei mega dettagli e spiegazioni fisiche, non insultarmi se non uso termini ultra mega iper super tecnici. Voglio che questo video sia comprensibile a tutti. A proposito di insulti, quasi me ne dimenticavo! Hater della settimana, subito. Allora, abbiamo l'evoluzione dell'hater, qua si va nell'incoerenza. Allora, video della Nux MG300. Commento: Moore, da quello che si può sentire, resta comunque superiore. E ci sta, sono gusti, ognuno usa quella che gli piace. Video della Moore, pessima. Deciditi! Se non vuoi perderti i prossimi haters che ogni volta fanno sempre più ridere, iscriviti al canale e attiva la campanellina perché non mollano. E non insultarmi apposta perché capisco, Passando alle cose utili. Questi kit secondo me sono utilissimi per fare pratica a livello di setup, regolazioni, insomma, tutte queste cose qua che magari sulla nostra chitarra principale difficilmente ci mettiamo a fare. Qui possiamo sperimentare tranquillamente con la consapevolezza che se qualcosa va storto non abbiamo rovinato niente della nostra numero 1. Ora, oltre ai due pezzi che avete già visto, andiamo a vedere cosa c'è nella scatola. All'interno del kit troviamo ovviamente il corpo e il manico della chitarra, il battipenna con tutta l'elettronica già montata che tra poco andiamo a vedere, tutte le varie viti, piastre e cosine che comunque ci servono per tenerle insieme. E ovviamente non può mancare il ponte con le sue molle e le sue viti. Insomma, c'è davvero tutto quello che serve. Ovviamente la prima cosa da fare con uno di questi kit, prima di passare a colorarlo e farlo diventare bellissimo come piace a noi, è assemblarlo, giusto per essere sicuri che tutto sia al posto giusto e che non ci siano problemi di nessun tipo. Partiamo dal manico. Come sull'altro kit della Les Paul, anche qui il manico è ben fatto, considerando il prezzo complessivo del kit. I legni sono praticamente gli stessi del kit Les Paul, a quanto pare usano sempre gli stessi. Quindi abbiamo l'acero per il manico, mentre la tastiera amaranto, anche se in realtà qui mi sembra un pelino più scura dell'altro. Come possiamo vedere, la paletta è un bel rettangolone di legno, ma la cosa stupenda qui è che la possiamo tagliare a piacimento e inventarcela come vogliamo, senza per forza andare a copiare quella Fender Style. Se volessi fare la paletta della Strato a forma di Les Paul, potrei farlo. Ovviamente il manico è pronto per essere montato, ha già tutti i buchi al posto giusto e dobbiamo soltanto avvitarlo al body. E abbiamo fatto. Il corpo della chitarra invece è in Rengas. Anche lui ha già tutti i fori e le varie sedi predisposte per essere montato. Quindi direi che la prima cosa da fare quando abbiamo queste due cose è unirle insieme. Quindi attacchiamo il manico al corpo per vedere che tutto sia al suo posto. Subito dopo possiamo tranquillamente passare a montare tutte le meccaniche sulla paletta. Per quanto riguarda il montaggio delle meccaniche sulla paletta, mi raccomando un po' di attenzione. Le viti sono davvero piccole e molto delicate. Quindi, mi raccomando, utilizzate il cacciavite della misura giusta e non fate troppa forza e troppa pressione, se no la testina della vite potrebbe rompersi e poi non potete più toglierla. Un consiglio potrebbe essere quello di prendere un po' di sapone e utilizzarlo per bagnare un po' le vitine. Facendo così andiamo a diminuire l'attrito che si forma all'interno del foro della vite. Così andremo ad esercitare meno forza sulla vite stessa e la probabilità che si rompe sarà molto bassa. Che si rompa. Beh, direi che comincia a prendere forma. Ora passiamo a mettere i tendicorda sulla paletta. Sono quegli aggeggini che vediamo spessissimo sulle palette delle Strato, quelli che schiacciano le corde verso il basso per creare più tensione nel punto della meccanica. Ora possiamo passare a montare il ponte e, già che ci siamo, approfittiamo del fatto che sia smontato per vederlo un po' da vicino. Come vedi, sul ponte abbiamo una selletta per ogni corda. Da qui passa la corda che arriva dal retro del corpo, esce e poi va verso le meccaniche sulla paletta. Questa selletta è utilissima perché ci permette di decidere come regolare tutto quello che riguarda la corda, l'altezza sul manico e l'ottavatura,
che ci permette di avere tutte le note intonate al punto giusto, su tutti i tasti della chitarra. Per regolarla di solito si sposta questa vitina qui, e quindi la selletta va avanti o indietro. Dobbiamo farlo finché la nota che suoniamo al 12° tasto è uguale, identica a quella della corda a vuoto. Per l'altezza della corda invece ci sono due vitine molto piccole sulla selletta. Non deve essere troppo bassa da picchiare contro i tasti, ma allo stesso tempo neanche troppo alta da rendere la chitarra insuonabile. Ognuno ha il suo giusto compromesso in queste cose. E tu come ti trovi? Action rasoterra oppure ti piace suonare con le corde belle alte? Fammelo sapere nei commenti. In questo caso abbiamo un ponte mobile, quindi ricordiamoci di mettere le molle nel vanno posteriore, così siamo sicuri che funzioni. Vorrei ben vedere come fa a funzionare questo senza le molle. E dopo che l'abbiamo montato, alla fine, quando proviamo la chitarra, vediamo anche se fa bene il suo lavoro. Ora passiamo al succo della chitarra, ovvero tutta la parte con l'elettronica. Come possiamo vedere... Aia! Cioè, con tutti i posti dove poteva cadere sto coso sul dito del piede. 1000 like me li merito, almeno 1832 e mezzo. Tutto il battipenna è già praticamente montato, con i potenziometri e anche i pick-up tutti al loro posto. In più abbiamo questo filo, che ci consente di collegare tutte queste cose bellissime al jack della chitarra. Come puoi vedere non serve neanche nessuna saldatura, è facilissimo. C'è questa scatolettina qui che basta collegarla all'altra sul jack della chitarra, abbiamo fatto. Prima di posizionarlo però e andare a chiudere tutte le viti, andiamo a vedere come è fatto e cosa c'è sotto. Direi che si vedono chiaramente tutti i collegamenti, i pick-up, il selettore, i potenziometri. Insomma, diciamo che tutta questa parte è quella che si occupa di prendere il segnale elettrico che viene generato dalla corda quando vibra e modifica il campo magnetico, per poi prenderlo e portarlo verso l'amplificatore. Tutto questo sistema funziona semplicemente perché il pick-up, alla fine, è un magnete con del filo avvolto intorno. In base a come viene avvolto il filo, cambia il tipo di pick-up. Abbiamo quelli a bobina singola, quindi single coil, quelli a bobina doppia, gli humbucker. Poi ci sono le vie di mezzo, come i P90, oppure ci sono i pick-up attivi, i noiseless, insomma, ci sono un sacco di varianti. Se ti interessa un video dove andiamo a vedere tutte le differenze che ci sono tra i vari tipi di pick-up, dimmelo nei commenti che lo facciamo subito. Ora direi che c'è soltanto da mettere le viti tutte al loro posto e finire di montarla. Dopo aver montato tutte le parti fondamentali della chitarra, c'è da aggiungere ancora qualche dettaglio, come le viti della tracolla e quelle cose lì. Ora è arrivato il momento di vedere il risultato finale. Pronto? Te lo conto, 3, 2, 1... Ta-da! Ma che bella che è! Sono riuscito anche a sistemare quella robina qua che mancava il pezzettino di legno. Poi ci ho messo i rettangolini qui sulla tastiera, gli humbucker. Qui ho aggiunto tutto il legno per chiuderla. Ah, poi c'è scritto Gibson in alto, che è così un po' più bella. A parte gli scherzi. Finita questa fase, direi che è arrivato il momento di andare a sentirla. E invece no, no. La chitarra prima va settata ed ecco che ti tocca diventare un liutaio. Ti consiglio il sito guitarmigi.it, dove troverai tutte le indicazioni che ti servono per farlo da solo. Non avere paura di fare danni. Questa chitarra l'hai comprata apposta per sperimentare. Ora è arrivato il momento di vedere effettivamente come si comporta la chitarra più economica di Thomann. Se ne trovi una che costa meno, non venire qui a tititititi. Raga, i prezzi cambiano davvero spesso. Quando l'ho presa io era quella che costava meno.
Beh, direi che per i circa 70 euro che costa sul sito abbiamo una chitarra fatta e finita, che suona dignitosamente bene. Di sicuro non è la chitarra più bella del mondo, soprattutto a livello di costruzione. Non è mica una PRS, quella la vedete in questo video. Però comunque per qualcuno può diventarlo. Non una PRS, una chitarra che suona bene. È praticamente una tela bianca. La puoi far diventare come vuoi tu e senza nessun limite. Va a finire che con poche centinaia di euro hai una chitarra personalizzata al massimo, con un legame affettivo enorme, senza contare il divertimento e la felicità che avrai nel metterla insieme. Pensarla, progettarla, ma soprattutto realizzarla. Assemblarsi la propria chitarra è sicuramente affascinante e il legame affettivo che si crea è enorme. Ovviamente il costo sale in base alle modifiche che ci fai. Se ci metti un pick-up che costa un sacco, fatto a mano, ovvio che va meglio. Ma non è che siamo obbligati a spendere i miliardi. A volte basta spendere comunque poco e darsi al fai da te. Tra l'altro, se ti serve qualche suggerimento per capire dove andare a intervenire su una chitarra che costa poco e migliorarla, ti lascio qui un video che fa il caso tuo. Anche nella parte della verniciatura non metterti limiti, lascia correre la fantasia e vedrai che risultato che tiri fuori. Se poi salta fuori che ti piace, allora può anche avere senso comprare dei pick-up migliori, investire qualcosina e fare un upgrade sull'hardware. Queste cose le facciamo su chitarre da 3.000 euro, perché non dobbiamo farle su una da 70. Quindi raga, obiettivo raggiunto. Già essere arrivati in fondo, che funziona tutto al primo colpo, è un bel risultato. Per arrivarci ho dovuto comunque smanettare un po' con il setup, ma niente di più utile. Era davvero un sacco di tempo che non mettevo le mani così su uno strumento. E di sicuro non ho intenzione di farlo sulla mia Les Paul. Ecco perché, se anche suoni da sempre e ti prendi cura delle tue chitarre regolarmente, sei un maniaco su queste cose, può comunque esserti utile questo kit. Sperimenta, vale per tutti, principianti e anche per i più esperti. Ogni tanto ripartire dalle basi e ripassare un po' le cose ci mantiene in allenamento. Io mi sono divertito tantissimo e se volete divertirvi anche voi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per vedere come la concerò. Ora è così grezza, non verniciata, la paletta è ancora un rettangolone, ma il mio cervellino ha già iniziato a produrre idee e... Anzi, facciamo così, datemi voi qualche idea, taggatemi nelle storie su Instagram delle strato più belle che vedete proprio in giro, ma tutte, me le voglio vedere tutte. Però, per favore, quelle a forma di formaggio no, colore formaggio non la farò mai, ma mai. E per i prossimi video, mi raccomando, ti aspetto sempre qui, sempre venerdì, sempre alle ore 13, sempre io, sempre con la Les Paul, perché la strato basta, quindi sempre tutto, sempre.